Ciao a tutti e a tutte, io sono Angela, benvenuti a questa puntata di Conosciamo le Sibille con il mazzo Telema Lenormand. Troverete i link in descrizione per vedere la video recensione e per acquistarlo nel caso dovesse piacervi. Se volete vedere le altre puntate che compongono questa serie, cliccate in alto a destra per accedere alla relativa playlist. Bene, direi che possiamo entrare nel vivo della puntata. Iniziamo il nostro percorso con l'analisi delle prime tre sibille Lenormand, il cavaliere, il trifoglio e il battello. La prima sibilla è la numero 1, il cavaliere, associata al 9 di cuori. Nella maggior parte delle immagini viene raffigurato un uomo a cavallo che sembra avere una grande urgenza di raggiungere la sua destinazione. Sullo sfondo si vede una casa di campagna circondata da alberi e piante. Il cavallo, simbolo di forza e movimento, trotta con velocità. Chissà dove si sta dirigendo il nostro elegante cavaliere. Le parole chiave sono ricevere notizie, messaggi o pacchetti, piccolo spostamento o viaggio, visite o visitatori, novità e idee stimolanti, questioni urgenti e inviti. Per quel che riguarda i significati generali, la carta del cavaliere è positiva ma subordinata perché il suo significato dipende dalle carte vicine. È anche una carta maestra perché rappresenta un ambito specifico, quello delle notizie e delle novità. Il cavaliere porta messaggi e può annunciare cambiamenti significativi, spesso positivi, nella vita del consultante. Tuttavia l'influenza del cavaliere può essere modificata dalle carte negative circostanti. Questa sibilla segnala l'arrivo di nuove situazioni, idee o persone che possono aiutare a superare degli ostacoli. Predice azione, decisione, determinazione e coraggio. Porta con sé un periodo favorevole alla comunicazione, agli scambi e agli incontri significativi. Può indicare una visita, un invito, un dono o un aiuto inaspettato. All'orizzonte si prospetta un viaggio o un cambiamento con molte opportunità positive. La carta del cavaliere nel lavoro e nelle questioni economiche rappresenta l'arrivo di enormi soddisfazioni, successo e buone prospettive per il futuro. È una carta di azione, movimento, determinazione e coraggio e cambiamento positivo. Può annunciare nuovi incontri, avventure lavorative, una proposta, un dono, un aiuto, un guadagno inaspettato o un aumento di stipendio. Segnala l'avvicinarsi di una nuova situazione, un'idea che arriva in aiuto a situazioni bloccate o problematiche. A volte può simboleggiare un mezzo di trasporto. In ambito sentimentale, il cavaliere indica una situazione meno favorevole, poiché la carta può suggerire relazioni brevi ma intense. Se il consultante è impegnato in una relazione stabile, potrebbe essere un segnale di instabilità del partner, incline a cercare avventure al di fuori del fidanzamento o matrimonio, pur continuando a mantenere un forte legame con la propria famiglia. Il cavaliere rappresenta una persona vivace e indipendente, a volte di origine straniera, è intelligente, creativo e ricco di idee, con grandi capacità di adattamento, ama esplorare l'avventura e viaggiare. Grazie all'intuito è pronto ad agire immediatamente senza lasciarsi sfuggire nessuna opportunità che gli si presenta. Per il suo modo di essere può trovarsi in situazioni rischiose, ma riesce comunque a mantenere il controllo della sua vita. Il 9 di cuori rappresenta lo sviluppo personale e la ricerca della perfezione. Insegna l'importanza del perdono sia verso gli altri che verso noi stessi, come passo fondamentale per la crescita. Simboleggia la fiducia in se stessi, la forza interiore per perseguire i propri sogni con determinazione e la voglia di viaggiare sia fisicamente che metaforicamente attraverso la vita. Infine segnala un successo meritato, frutto di dedizione, lavoro duro e perseveranza, riconoscendo il coraggio e l'integrità nell'affrontare le sfide.
I tempi di realizzazione sono da 3 a 5 settimane. Il cavaliere consiglia di affrontare le sfide con calma e saggezza, scegliendo sempre la via più logica. Ci incoraggia a perseguire i nostri ideali con coraggio e determinazione, accettando l'aiuto di chi ci vuole bene. Questa carta ci ispira a perseguire i nostri obiettivi con passione e a vivere ogni giorno consapevoli che il vero successo è alla nostra portata. La seconda sibilla che andremo ad analizzare, la numero 2, il trifoglio, è associata al 6 di quadri. Nella carta del trifoglio è spesso raffigurata una pianta molto comune nei prati. La sua rarità è evidenziata dalla possibilità di trovare un quadrifoglio, simbolo di grande fortuna. Per questo motivo in molti mazzi troverete l'indicazione quadrifoglio o più tradizionalmente il titolo trifoglio. Simbolicamente questa pianta era considerata sacra e ancora oggi è vista come un potentissimo portafortuna. In genere rappresenta l'immediatezza e la rapidità del cambiamento delle situazioni, ma vediamo insieme le parole chiave e i significati. Le parole chiave sono fortuna, nuove opportunità, buona sorte, felicità, sorpresa, nuova speranza, realizzazione, vincita, guadagni, ricompense e avere buone possibilità di successo. Parlando di significati generali, il trifoglio è una carta positiva, sebbene il suo valore possa variare. Essendo subordinata alle altre carte, è fondamentale osservare e valutare attentamente quelle che la circondano. Simbolo di speranza, gioia in attesa e fortuna, il trifoglio promette una svolta decisiva imminente, un miglioramento della condizione attuale, una trasformazione e un cambiamento nella propria vita. Porta con sé eventi nuovi e felici, sbloccando situazioni stagnanti grazie a un colpo di fortuna, piuttosto che per merito dell'azione personale. È importante ricordare che la fortuna o la felicità possono essere passeggere e quindi è essenziale saper cogliere l'opportunità quando si presenta. Il trifoglio incoraggia a tentare qualcosa di nuovo o ad accettare un'offerta vantaggiosa o un aiuto. Tuttavia è cruciale prestare attenzione alle carte vicine. Se il trifoglio è circondato da carte di valore negativo, può presagire delusioni o preoccupazioni. Essendo una carta dal valore incostante, anche in amore può riflettere questa variabilità. La fortuna o la felicità che porta possono essere temporanee, quindi è importante cogliere l'occasione con determinazione. Questa carta può portare sorprese, nuove conoscenze e incontri inaspettati. Sul piano economico indica un profitto imprevisto o un buon investimento, a seconda delle carte circostanti. Ti assicura che tutto va bene, che la situazione è sicura e che ti porterà serenità. La realizzazione dei desideri e nuovi eventi felici sbloccheranno situazioni stagnanti e difficili che da tempo impedivano di essere costante con gli impegni. Questa carta ispira fiducia, dona energia, coraggio e tenacia, offrendo vantaggi anche piccoli che devono essere sfruttati appieno. Quando è abbinata a determinate carte può significare successo e vincita al gioco. Questa carta designa una persona paziente, educata, abile, precisa e concreta. È molto intuitiva e socievole, a volte può dimostrarsi capricciosa, emotivamente instabile e incostante nelle proprie decisioni. Rappresenta per il consultante una buona amicizia o una persona che offrirà aiuto al momento giusto. L'interpretazione del trifoglio associata al 6 di quadri simboleggia l'impegno necessario per realizzare o mantenere attivi i propri progetti nel tempo. Maggiore sarà la nostra costanza e determinazione, più soddisfacenti saranno i risultati ottenuti. Solitamente questa carta rappresenta il presente e il momento del consulto, caratterizzati da confusione e incertezza, con situazioni ancora in fase di sviluppo. Essendo una carta molto rapida, i tempi di realizzazione si riferiscono a situazioni che si evolvono nell'arco di 3-8 giorni al massimo. Il trifoglio ti invita a cogliere la fortuna al volo, analizza un'occasione in arrivo e se è quella giusta per te trasformala in qualcosa di duraturo. Rimani positivo, molta fortuna e prosperità ti attendono.
La terza sibilla che andremo ad analizzare è la numero 3, il battello, associata al 10 di picche. Nelle immagini che vedete, il mare, simbolo di purezza ma anche di pericolo, e il battello sono i protagonisti principali di questa sibilla. Il battello riveste un ruolo centrale, è stato in passato il primo mezzo di trasporto a permettere agli esseri umani di entrare in contatto con altri popoli e di mercanteggiare tra i continenti. Per questo motivo rappresenta i cambiamenti, una direzione già stabilita e il commercio. Per molte civiltà è il mezzo che trasporta i defunti verso l'aldilà, simbolo del viaggio spirituale. Le parole chiave sono movimento, viaggio, anche a livello spirituale, desideri, esplorazione, avventura, nuove direzioni, cambiamenti, motivazione, miglioramenti, vantaggi finanziari, trasloco, commercio. Il battello è generalmente una carta positiva e viene considerata una carta maestra, poiché rappresenta aspetti fondamentali della vita delle persone, come il lavoro e la negoziazione. Simboleggia i cambiamenti fortemente desiderati dal consultante e indica situazioni già in corso, il cui sviluppo o esito sarà determinato dalle carte vicine. Spesso si riferisce a spostamenti significativi, sia piccoli che grandi, come partenze, viaggi, anche all'estero, che possono essere legati al lavoro, alle vacanze o a trasferimenti. Questo spostamento può anche derivare da un processo di rigenerazione, una ricerca di dialogo interiore per ripartire con valori spirituali più autentici. Il battello simboleggia principalmente il campo lavorativo, sottolineando l'importanza della forza di volontà e della tenacia nel raggiungere il successo. La carta suggerisce che nonostante i sacrifici, gli affari, gli studi e i progetti prefissati prospereranno, portando ottimi risultati. Incita a proseguire con determinazione e a mantenere la resistenza nei momenti più difficili, in attesa di tempi migliori. Inoltre, il battello può rappresentare il sostegno morale di una guida spirituale o l'aiuto di amici e familiari nella risoluzione di problemi. Indica anche la possibilità di incontri con persone nuove o di cultura diversa che arricchiranno la personalità del consultante. Infine, la carta suggerisce di cogliere le opportunità e di avere il coraggio di apportare cambiamenti nella propria vita per ottenere risultati migliori sia nel lavoro che in amore, dove possono verificarsi cambiamenti significativi e nuovi incontri. Il battello rappresenta una persona dal carattere combattivo, preciso e con ottime capacità organizzative. È realista, talentuoso, ottimista e perseverante, con un forte senso del dovere e sempre pronto a mantenere le promesse. Generoso e disponibile, ama servire gli altri e collaborare. È un abile affarista e oratore, spesso impegnato in professioni che richiedono contatto con il pubblico. Il battello associato al 10 di picche porta significati complessi e contrastanti. Tradizionalmente questa combinazione è vista come un presagio di problemi imminenti e difficoltà che richiederanno forza e tanta pazienza. Tuttavia alcune interpretazioni, come quella di Mademoiselle Lenormand, vedono anche la possibilità di intraprendere un viaggio o ricevere un'eredità, suggerendo opportunità di crescita nonostante le difficoltà. Secondo la mia esperienza, il 10 di picche può segnalare la fine di un periodo difficile, indicando che con determinazione si possono risolvere i problemi e scoprire verità nascoste. In sintesi, questa carta invita a prepararsi per le sfide, mantenendo la speranza per un futuro migliore, con interpretazioni che variano a seconda del contesto o delle carte presenti nella lettura. I tempi di realizzazione si riferiscono a situazioni che si evolvono nell'arco di tempo da 1 a 3 mesi. Il battello suggerisce di affrontare le situazioni con determinazione e gradualmente vedrai dissolversi gli ostacoli che ti impediscono di raggiungere un porto tranquillo e sicuro. La sibilla incoraggia a proseguire il proprio cammino e se stai attraversando un periodo difficile, il consiglio è di perseverare con tenacia in attesa di tempi migliori.
Bene, spero di essere stata utile ed esauriente. Se volete vedere all'opera le sibille di cui abbiamo parlato, in questa schermata trovate la playlist con l'oroscopo settimanale in cui le utilizzo. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto, ciao!